Questa giornata l'ho dedicata a visitare il centro di Stoccarda, prima le parti più storiche e poi anche le parti più moderne. Un po' com'è la piazza. Typisch, ne? Also wie lange? Israel geben. In Deutschland wie in Israel gibt es Herrschende und Unterdrückte. Wir stehen an der Seite der Unterdrückten in Israel und in Palästina. È arrivato il momento di andare a vedere un museo davvero interessante. Dato che non l'ho detto, vi svelo che il giorno prima e anche in questa giornata ho preso l'ennesimo acquazzone. Di nuovo in giro per Stoccarda e stavolta cerchiamo di essere ottimisti sul tempo. Speriamo bene. Eh sì, siamo proprio al Porsche Museum. Io amo le due ruote, ma amo anche molto le quattro ruote e questo museo andava visto. Facciamo sta coda per il biglietto e sono pronto a godermi tutte le macchine che sono qua dentro. Ok, sono qua alla Porsche e ho scoperto che qui l'audioguida è anche in italiano. Questa è la prima macchina disegnata da Ferdinand Porsche prima di fondare la Porsche. Questa macchina elettrica è praticamente il primo design Porsche in assoluto. Quella che avete appena visto è la numero 1, cioè la prima Porsche prodotta. La casa di Stoccarda è riuscita a recuperare rispetto ad altre case d'auto la sua prima macchina prodotta. Sehr spartanisch spielen. Der erste, speziell von dem Rennsport, ist 54. Nicht mal 10 Jahre.
Questa macchina è quella che darà origine al modello Carrera, ma partiamo dall'inizio perché tutto deriva dal motore. Il motore, progettato da Heinz Fuhrmann, portò la 550 al terzo assoluto alla Carrera Panamerica. Proprio da quest'ultima gara il motore prenderà il nome di Carrera e successivamente il modello Carrera identificherà le motorizzazioni più potenti. Questa macchina è la famosa 356 Speedster. La meccanica di questa macchina si basa fondamentalmente sulla meccanica del maggiolino che Ferdinand Porsche aveva disegnato qualche anno prima per la Volkswagen. Siamo negli anni 60 e la Porsche ha la necessità di cambiare la 356 nelle competizioni. Inoltre ora la cilindrata di riferimento è salita fino a 2000 cc. Questa Porsche è la prima Porsche costruita in vetro resina che nella sua versione da competizione raggiungerà ben 180 cavalli e una velocità di oltre 260 km/h. Inoltre questa macchina è la prima macchina Porsche che porta la firma del suo disegnatore, cioè Ferdinand Alexander Porsche. Polizeiautobahn, wenn es wärmer als 5 Grad ist, müssen wir mit offenem Gepäck fahren. Ich hab hier die. Nell'ultima parte avrete notato una Porsche 911 rossa. Quella è la numero 57 e la Porsche 911 più vecchia conservata a Stoccarda. Una cosa divertente sulla 911 è che quando la Porsche andò a registrare il nome, in realtà voleva registrare il nome 901, ma essendo già preso il nome lo dovette cambiare in 911. Porsche 908. Questa Porsche vinse per ben 4 anni consecutivi la 1000 km del Nürburgring, cioè dal 1968 fino al 1971. La sua prima versione con motore di 3000 cc aveva 320 cavalli, le successive versioni arrivarono fino a 350 cavalli. Questa che vedete qua è la Porsche 914, è anche l'unico modello della Porsche che è stato coprodotto insieme a un'altra casa automobilistica. Infatti questo modello è stato prodotto dalla Porsche insieme alla Volkswagen. Io personalmente non amo questa macchina, anzi il design di questa macchina non mi piace assolutamente. Fatemi sapere voi invece cosa ne pensate nei commenti.
Questa fu la vettura omologata per uso stradale più veloce per la sua epoca. Famosa soprattutto anche per il suo spoiler a coda d'anatra, fu per la Porsche un successo inaspettato. Infatti, inizialmente la Porsche ne produsse 500 esemplari, ma fu costretta a triplicare la produzione. Questa auto era una delle poche auto omologata sia per uso stradale sia per uso su pista. La macchina che vedete qua è a tutti gli effetti una leggenda. Il suo motore 12 cilindri nasce dall'accoppiamento di due motori 6 cilindri, è un motore biturbo che per la prima volta supera i 1000 cavalli. La macchina andò talmente forte che alcuni organizzatori la esclusero dalle competizioni. I modelli successivi di questa macchina arriveranno fino a 1400 cavalli. Motore Porsche sviluppato per la Formula 1 con la quale Alain Prost vinse il campionato del mondo. Questo motore nella sua ultima versione raggiunse ben 1040 cavalli con una cilindrata di soli 1499 cc. Standing in the street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go.
La macchina che c'è qua dietro è molto particolare perché è la prima macchina ibrida, infatti ha un motore endotermico e uno elettrico, e quella che la manda avanti è il motore proprio elettrico, quello endotermico serve per sviluppare l'elettricità. Nel 1900. Spero che il mio racconto del museo Porsche vi sia piaciuto e aspetto nei commenti di sapere qual è la vostra Porsche preferita. Anche per questo episodio è tutto, nel prossimo andrò a Colonia, quindi rimanete sul canale e magari iscrivetevi. Come al solito vi auguro buona strada a tutti e vi aspetto nel prossimo episodio.